Buonasera a tutti, io sono Gatsu e rieccoci su Horace, al secondo episodio. Dopo la triste dipartita dell'anziano nella casa, il nostro povero robottino è andato in shock e poi ci siamo ripresi dopo qualche tempo. Abbiamo preso il cappello e un paio di scarpe particolarmente potenti. Vediamo come andiamo avanti. Ups, joypad spento. Magazzino. Eccoci qua, con le nostre scarpette magiche, che ci faranno impazzire, immagino. Mi gira già la testa. E ci saranno degli enigmi improponibili con sta roba. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. Immagino che l'acqua ci uccide, ma noi lo fulminiamo un pochettino. Naruto Run. Attenzione. The gate was locked. I would need a key to open it. Ok. Qua c'è l'acqua. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Ok. Tipo da così non riesco a saltare. No. Vabbè. Non è che avevo proprio colpita, eh. Ma ci accontentiamo. Posso spingere le cose. Ah, cavolo, la gravità. Che figo. Forte. Ok, quindi devo utilizzare una certa rotazione. Ah, se colpisco di testa? Cavolo, così. Porca miseria. Qua crea difficoltà. Ah, devo schiacciare piano, giusto. Ok, una specie di tutorial. Scarpette. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? Ho dato un pezzo della casa. Ma qua la serratura di prima. I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Dai, devo raccattare la spazzatura. La serratura di prima mi inquieta. Ho sparato, sono fuori di proiettili, adesso c'è un disastro qua. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things, so I could become a real boy. Whatever that meant. Di cose strane. Ok, meno di qua non si va. Lo posso aprire? Porca miseria, ok, altre chiavi. Ok, questo non me lo aspettavo, ma penso l'unico modo. Come rifiuti. Lì, vabbè, entriamoci qui, non sarà una cosa. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was.
It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. Ok, però prima vado a fare altre cose. Ma qua forse dove sono entrato? Gary Gammel. Gli ho rubato la sveglia, la radio, e cos'era? Appiccica, sì. Ok, aspetta Gary. Prima racconta un po' di rumenta ancora in giro. Dovrebbe anche dire quante ne manca. Totale presenti 350. Ok. Sentono grida di gente. Ragazzi, cos'è? Una roba di guerra qua. C'è qualcosa probabilmente. Una piattaforma che non riesco a vedere. Se eviti di appiccicarti. Questo per esempio. Vedi, me la apre. Succede. The door was unlocked, but I didn't feel right about taking the boat. It might have belonged to someone. Ok, ti salvo, però non vi vedo. The screaming was coming from one of the bedrooms, but the stairs were blocked by a wall of fire. Ok, porca miseria, quanta appiccichi. Piano. Ok, immaginavo come poteva andare, solo una perdita di tempo. The people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. They were confused and terrified. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, he calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. Camminata. Sbagliato porta, ovviamente. I dropped the children off at the front door and promised them that I would be back with their parents. Ah? Cambiato il posto? Ok. Riuscire a passare da una porta all'altra. The fire was getting much worse, so the woman went next. Povero Cristo, mi sa che quello lì finisce male. Eliminata la signorina. When we
we got to the front door, all the woman said was, "Thank you. Please hurry." Come c'entro qua? È l'ultima porta aperta. Iniziano a servire qualcosa. Però è tutto chiuso. Ah, guarda lì. Ok. By the time I managed to get back, the man was unconscious. I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Oh. Riprendi. Come mai si è pauseggiato così? Strano. Ah, a pelo. Ah, pesantuccio sto tizio. Ah, se schiacci direzionali durante una cutscene si pausa, ok. Ora lo sappiamo. Eccoci. I helped the family set up a tent so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. Bene. With a bit of fiddling I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened, why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." "Yes, Addirittura. a war," said the man. "One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed." Addirittura. "Well, it's late," said the woman. "We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow." Devo andare nelle fogne io, dai. In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. "Crap old house, bad wiring, constant electrical surges from the unreliable power plant. Take your Sì. pick." He said, "If we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum." But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish. The man said, "Before the war, my lovely wife used to be a fisherman." "Fisherwoman? Fishing person?" "I used to catch fish," interrupted the woman, "and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland." I was a little scared, but then they gave me some captain software and I was an old salty sea dog within minutes. Ok. Tentativo dei lupi di mare. Qua dentro non ci posso andare. Ok, la casa di fiamme è diventata la tenda. Qua dentro. Ok, sotto c'è l'acqua. Boom! Una super spazzaturona, un razzo. Ok, qua dentro ci posso andare. Devo vedere un attimino qua sopra.
può andare qua? Ok, non c'è niente. Ok, allora aspetta. Qua sopra, innanzitutto, raccattiamo un po' di spazza. Visto che pare che sia la main quest, raccattare la spazza. Ok, mi viene un po' di mal di testa, mi raccomando. E lassù ci vorrà qualcosa di extra. E di qua c'era il tizio che mi faceva andare nelle fogne. Ah, qua ci potrò rientrare, no? Sì. Ma secondo me ci uscirò quando andrò dalle fogne, probabilmente. Darei un'occhiata a sta porta. Oh, yes. Però anche se qua... Aspetta. Poi se mai c'è... Fulminato. Inizia a fare confusione. Ok, ci sono due porte da guardare, va bene. Vediamo dove il tizio. Saranno tutte le fogne quelle lì probabilmente. Magari si esce di lì. Speriamo dove la missione inizia. Sembra la cosa più sensata. Bisogna recuperare il gatto a sto tizio, ok. No entry. I better run. Porca miseria. Bisogna lasciare la spazza in giro più che altro. Sì. What the fuck? Ah, va su e giù. E lassù? Vabbè, sono scarso come pochi, Vabbè, ha recuperato tutto perlomeno. Una musichetta. Ah, su come diamine ci vado, scusa. No. Ma voglio lasciare quella roba. Più alto qua è questo, direi di sì. Su di qua ovviamente dopo quando chiuderanno l'acqua, però boh. Cazzo. Beh, però cavolo, fammi collezionare la roba prima. E poi ci ritorno probabilmente. Quella lì... Ah, l'ho presa invece. Un po' troppo trial and error per quanto mi riguarda. Ecco qua. Cazzo, non ne di più. Ma porca miseria. Prenderla con la bicicletta o meno. Strana cosa. Oh. I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. I was horrified. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween.
Non posso accoppare sti qui. Uccido anche. Uccido e basta. Ah, questo è l'ingresso di prima. Ok. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. Musichetta ho già sentito. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. "He always did me right," he said. "When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you." He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it." He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, "Wait a minute, it's empty, isn't it?" He slumped back in his chair. "I was robbed a few months ago," he said, almost in a whisper. "It's strange, they took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone." The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes anytime I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. Eh sì, però o salto di più o devo essere immune all'acqua per poter... Nah. Porca miseria, non puoi sputtarti. Grazie. Ah, si muove. Come quei gloves lì servono per evitare la... o l'elettricità o l'acqua. No, entri, porca miseria, dovrei fare tutto il giro. Vabbè, che sfiga. Solo dare un'occhiata se l'acqua andava su e giù di nuovo. Porca miseria. E allora questi qua. Vedete. Magari potendo andare sull'elettricità potrei appiccicarmi al soffitto lì. Che stress. Ok. Vero, me l'ho dimenticato. Vabbè. Ah, c'ero passato. Ma devi rischiacciare X, non me l'aspettavo. Camminando dritto era meglio. La camera è più stretta, quindi sembra che vai più veloce. Ok, siamo usciti da sta schifezza e ce ne andiamo. Ciao signor anziano. Ora io voglio ritornare alla porta sta qua.
Qua non posso. Ah sì. No, forse no. Ah no, ok, da qua. Porca miseria. Dai. Ok. Quindi se non serve a niente devo fare il backtrack. No, ma servirà a niente? No, sono sicuro che questa porta qua si apre. Allora... non ti friggere, ragazzo. Qua da dove sono iniziato tutto, no? Non sbaglio. Direi di sì. No, c'è un'altra porta. Ok, no, qua è dove è iniziato tutto. Ok. Già che c'era, ho fatto un quadro in più indietro perché sennò... Poi, se poi te ne penti. Voilà. Ah, fa tragedia. No. Qualcosa che non posso attivare. Allora, sicuramente posso andare in giro di qua, però... no, neanche poi tanto, Servirà utilizzare quel pulsante. Non devo fare niente. Triangolo, cerchio, i vari tasti. Niente, ok. Ma facciamo ricordare che si deve venire di qua a vedere che c'è. Che menata. Ma sì, è una struttura semi open world, quindi per carità ci sta. Open world ora. Metroidvania proprio. Sembra un po' Metroidvania in effetti. Ah, quindi ci sono le fogne del sassofonista e quelle nella casa principale. Mi sa che dovrò fare un biglietto perché sennò... Vediamo qui. Ah, ok, qua siamo di nuovo dalle fognazze. Dovrò ricordarmi. Allora. È lo stesso posto di prima? È lo stesso posto di prima. Nice, nice, che almeno... vediamo se si riesce a... ah, quella affare lì apre. Apre questa porta praticamente. Questo? Cosa prendere? Mi servono questi famigerati guanti. Non lo so. Vabbè, almeno è allo stesso posto. Quindi ci sono le fogne sotto la casa. O comunque questa cosa qua. E lì dove c'è il tizio di colore che comunque... devo entrare nell'acqua per poter andare lì. Quindi niente. Per carità, nell'acqua ci devo andare anche qua. Palesemente. C'è una bomba deve essere esplosa qua, sì. Una guerra. Ok. Quindi vuol dire che il capitolo termina qua quando prendo la nave? Potrebbe essere. Proviamo. I took the fisherman's boat to the mainland. The fisherman was right. Everything was in pieces. Everything had been destroyed. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. È una cosa allegra sto gioco, invece ha tristezza continua.
nave mi serve per andare avanti e indietro. Qui. Stare un po' attenti. Aspetta però. Attrezzatura galleggiante. Ok. Penso che a breve o comunque uno dei prossimi potenziamenti sarà proprio per andare in acqua, perché siete un po' confusionarie queste scarpette, cioè intanto ti fregano. Se alteri così la gravità è un casino. Ok, qua niente. Canino. Ecco, questo no. Qua non si aggrappa, attenzione. Tra l'altro si raccolti. Ma dove? Questa stanzetta? Che è? Sono bloccato. Tipo qua, quanti ce ne sono ancora? 226. Cose strane. Qua tipo si arrampica sullo sfondo praticamente, perché sta roccia è sullo sfondo. I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Suddenly, 3 men appeared holding large guns. Or at least 2 men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. I thought you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot. And that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. Ah, era un'infermiera, una di quelli che... Un paramedico. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked.
I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that hoarder's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Beh, quindi non è passato così tanto tempo. La signora anziana è ancora viva, la ragazzina è ancora una ragazzina. Oh cielo. Afterburner. Oh, che triste. Devo fare qualcosa? Non sembra si avvicini. Tasti vari non funzionano. Vabbè. Goldman. Anche il robottino sogna allora. Ma pensa a te. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war. Judging by the look on everyone's faces, it wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the church next door to the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Lui come va senza la barca? Ok. Qui ci ha dato un tesserino, che non si vede qua. Ok. Quindi ora adesso dovrei tornare indietro praticamente. No, però sotto la chiesa. La chiesa fossero quelle fogne dove ero andato. Cioè, quello il pasto non credo. Non penso che da qua dobbiamo andare con la nave dall'altra parte, immagino. Andiamo avanti, andiamo qua. I wasn't sure what to do with this machine. Ok. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. Va bene. La gravità l'ho tenuto tipo così. Ah, vado. Attenzione, vado nello spazio. Che figo. Che that scene è forte. Quindi devo stare attento a non finire nello spazio, giustamente. Ah, ok.
Salvato. E niente, vabbè, di qua quindi non c'è niente, è una macchina per i passaporti. Ok, qui è la casa del signor Silton. Beh, qua ovviamente c'è ancora la spazzatura. Tipo se io vengo qua rifiuti zero, però c'è sta cosa. È un distributore con delle teste di robot. Devono avere utilizzato dei robot come me per fare questa guerra, una roba da Terminator, chi lo sa. Niente, prendevo la barca. Beh, il continente avevo... I took the fisherman's una boat cosa to infinita. the old land's estate. Invece si torna subito indietro. Ok, ok. Anche il fatto che racconti queste cose... non è questa la chiesa? Andiamo un po' avanti, vediamo. Una pump station del tipo. Questa è la chiesa. Ero persa? Ci potevo andare, non me l'avevo visto. Sta lì sì. Ok, ci andiamo adesso. Console. Vale a trovare console così in giro. Porca miseria, una s'appiccica così. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the power hall, up. Mr. Silton said he had a present for me. Ah, It was a ecco che ha pair rubato. of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Chissà che è il ladro Mr. di Silton guanti. asked me to try the gloves on and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Complicatissimo. Ok, questo tizio. Ci sono 2 ore per prendere la roba. Oh, no, cavolo. Ma non ho capito. Qua devo mettere la roba, ok. Ok, ok, ora posso utilizzare gli oggetti che sono illuminati come l'altra roba. Boom. Guarda, cabeza di sto qua. Ora, vuoi dirmi che non si deve fare? Si può fare, ma non si deve fare.
Porca miseria, si incastra, mi impazzivo. Però, scusa. Cos'è più difficile fare il canestro di qua? Bambino Gesù lanciato. Molto difficile fare il canestro questo. Un po' blasfema sta cosa. National Brownies Association. Non basta? Ah, ok, c'è ancora il cartellone. Però aspetta, devo provare a fare. No, prendimi. Mr. Silton sounded slightly annoyed when he said, "Come on, take all the stuff off the basketball court and chuck it either side." Okay. Let's see what else these gloves can do, said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game, and I try to catch 10 basketballs. Palloni infiniti, Mr. Silton. L'ho messo dentro. Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Whoa. Except Mr. Silton wasn't as forgiving as the old man. Non c'è lo schiacci più va piano. Vale uguale questo. Porca miseria. È difficile quasi qua che d'altra parte. Ah, perché dall'altra parte c'ho il riferimento della distanza. Però percorre con la palla in mano devo tenere premuta sempre. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall.
Ok. No, scusa. Ok, qua rimane il campo da pallacanestro. Ok, ok. Ah, corre a tenersi il cappello. Non ho fatto caso. Una porta. Qui un'altra porta. Questa è un po' di spazio. Dove vado? Nella porta fognaria o nella grata? Oh no! Stai attento a quando sbagli, Diventa tragica la situazione. Nella grata, quella prima uno dice. I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my stepdad Chip said they were things to clean. So clean them I would. Ok, non ti dico di no. Ma allora qui cosa c'è? Ok, c'è una stanza chiusa. Fantastico. Ci sono... Vabbè. Oh, no. Ups. Faccia incazzata che hanno. Vabbè. Deficiente. Dai. Però sono sull'acqua. Prendi l'oggetto, devono arrivare a 1 milione. That must be the door Mr. Silton talked about. Sa che ci sarà hard backtracking in questo gioco. Ok, almeno qua io racconto The door tutto. was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door, but soon an alarm went off. Ai ai ai. Questo? Something caught my eye. It was a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction.
Cioè proprio... What? Dai, su. Non ho perfettamente capito. Cioè, ora ho capito. Perché ti dà proprio... Porca miseria. Con invulnerabilità un pochettino. Non è neanche così necessario. Fammi ripartire un attimo da capo, sì. Allora, è scemo. Tra l'altro si era appiccicato un po' di volte sopra e io ho insistito. Che roba. Questo consta spazzatura? No. Sono 2 di 2. Perfetto. Ma per esempio qua sono 25 item. Combo. Voilà. Ok. E così lì non ci dovrebbe essere niente. Ok. È difficile. Penso che ci arrivo ad appiccicarmici sopra. Sì. Ok. Scalata sta qua, ragazzi. Incredibile. Siamo comunque abbastanza ancora in zona iniziale ed è bello tosto. Ora devo appiccicarmi sul soffitto. Tutti raccolti, perfetto. Anche perché dover rifare del trekking qua indietro proprio zero. Something literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive, and how to interact with them. This must be what he was talking about. Ok, suona 2 volte. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on before I could fire again. Ok. Facciamo una secco lì. Non ho capito se questi scudini servono per proprio risolvere degli enigmi o semplicemente per avere una mini vita in più. Oh là là! Oh, una vita davvero! Oh. Ok, devo attivare un po' la corrente. Questa. Ah, dai. Quanti colpi
This seemed quite valuable. Sì. Now, this was clearly worth something. Però che valessero qualcosa, non mi sembra che... Vabbè, una specie di collezionario di tutto quello che tengo. Vabbè, The vabbè. video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the Perché film non è on un the tape. film. As the video started, I was surprised to see the old man. Hello, hello, he bellowed in his familiar tone. This is test number, 107C. He continued as he read from a clipboard. This unit still has 3 major issues. 1. The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. Infatti, dai, su. È forte, milioni di cavalli, assetti di quoziente intellettivo. I wasn't sure what was going on, but suddenly inanimate objects started to come to life. Ok, ora vuoi vedere, ricomincio con tutti? Sì. Ai, ai. Però scusa. Vado a fulminare. La cosa ce l'ho di nuovo. Vabbè. Un'andata o che devo farci. I diritti di queste cose qua. Oh, bonk. Posso passare sotto? Non cammino da sdraiato. Da questa parte in aria. Dai, sono invulnerabile, niente. Scusa, mi prendo la mia vulnerabilità. Ma sono deficiente. Vabbè, dai, che se ne frega. Ma sono possibilità di ritornare comunque. Metto un backtracking aggressivo sto gioco. Non è facile da fare da quella canastra. Ma anche i nemici diventano spazzatura. No. Che il gioco fosse. Ok. Dai, qui ci posso camminare. Pensavo di rimbalzarci. Una cosa tipo ovviamente non
una coppola gente saltandoci sopra. Devo ancora ricordarmi sta cosa. Qua c'è l'acqua su cui solitamente potrò camminare prima o poi. Sì che c'è l'imbalzo sopra allora. Oh cielo. Oh, di qua? Ops. Un gentile checkpoint. Dove sono finito? Ok, qua. È uno spostamento un po' randomico di sta roba, Ok, però una volta che hai preso la roba di un oggetto non c'è da più. I should try picking that up. Sì. Ah, ok. Si è fermato. Anche poter camminare su quest'acqua qua aiuterà tantissimo a fare backtracking. Vabbè, andiamo abbastanza sereni. A questo punto anche scriversi tutte le cose mi sembra superfluo, perché ce n'è tanto di backtracking. Molto più di quello che pensavo. Cavolo, lì sono saltellini. No. No. Ok. Cattivo, Sta cosa. Oh cielo. Oh cielo. A un certo punto stavo... vi giuro, io stavo schiacciando a sinistra e andavo a destra. Cioè ha continuato a correre in quella direzione. Un po' impazzisce la cosa. Cioè, miseria ladra. Si appiccica troppo alle pareti con queste scarpette. Sono davvero moleste. Ok, dai. Cribbio. Ok, qua. No, 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 no. Vedi, ha fatto quella cosa lì. Impazzisce con il bordo. E mi pone qui dall'altra parte. Vabbè. Queste qua sono le motoseghe di Super Mario World. Assolutamente sono quelle. Che lato devo andare? È un po' più difficile rimbalzare sul tappare. Infatti. Ah, un pochino. Ah, vedo. Probabilmente anche accoppando questo trapano mi darà degli oggetti, ma mi servirà un potenziamento. Tipo questo. Viene accoppato. Ok. Porca miseria. È rimbalzato bene adesso, dai. Troppo. Mica la gravità al contrario così però. Uffa.
Ragazzi, devo toglierti due. Al contrario, qua sta piccata soffitto. Vabbè. Ah, da qua. No, scusa, non la voglio perdere così la vitina, Ok. Voglio andare anche dall'altra parte per sport. Penso che sia piuttosto, come si dice, speculare la cosa. Facciamo i bravi ragazzi e puliamo tutto il pulibile. Ok, ma tutti gli oggetti 10 ancora presenti. Ok. Dove sono gli oggetti 10? Porca miseria. Vabbè, meglio così perché così è un parolone. Vabbè, ne ho voglia di sbattermi? No. La direzione per ora è una sola. Porca miseria. Ho appicciato su. Rifiuti presenti. Questa parte qua è micidiale. Bello lungo. Tu riesci a tornare poi. Beh. Cioè, ok che è una cosa che ti dice che ti obbliga a non saltare forte, però ogni tanto è stressante. Porca miseria. Poi vengo fulminato dai coltelli, parliamone. Dai, scendi. Porca miseria però. Devo anche non prenderlo, Ok. Boh. Batteries come in all shapes and sizes. Ma posso lanciare sta cosa? Ok.
Cavolo. No, qua mi inizierà a saltare. Sì. Cosa strana. Figata comunque. Non ha senso. Menata però. Ok. Facile previsto. Ok, giusto. Stavo per... Ok. Ah, quella è una super batteria praticamente. Ok. Sì, aveva detto, però non si capiva così bene. Quanti? Ma su! No, su dai! Opsate, opsate. Allora qua bisogna guardare giù. Sbaglio di sfruttarlo così. No! Porca miseria! Ok, avevo capito. Dice tutto lì, non si capisce niente. Dai! Che cazzo di scarpette, sono veramente stupide. Cioè, l'idea è interessante, però forse avrei messo un pulsante per... Ok. Senti? Per incollarsi, scollarsi. Poi tipo, lì la piattaforma si sovrappone un pochettino, l'ascensore si sovrappone un po' alla piattaforma, crea problemi. Ecco fatto. Ok. E poi c'è questo problema qua che inverte i comandi. Vabbè, ci posso anche camminare sopra, è vero. Perché mi volevo buttare. Di nuovo qua? Seeing another VCR made me wonder if there were any more recordings of the old man. I rummaged behind the TV and was not surprised to find two more dusty old tapes. One just had hours of some strange sport. Legnosissimi. But the other had a recording of the old man. Hello, hello, came his voice again. Right, this is urgent. Cancel the nanobot program immediately. All production to be stopped. Contain the remaining units in these corrosion-proof canisters. Non molto Although I'm recente sure it's così. obvious, the old man continued. We have discovered that they are essentially unstoppable and can form a controlling intelligence around any object. Need I say more? Well, at least that explained why everything moved with minds of their own. Giusto. I'd never been in this part of the house before, but I figured I would get back to more familiar surroundings once I made it through these laboratories. Quindi comunque il vecchio era un super
super dottore, professore, robotica avanzata. Fritto, non volevo far questo. Perché adesso sempre prima no? Ah, scemo, ok. Porca miseria, un po' micilane. Senza parole. Ok, comunque una volta sono sicuro che non è andato oltre. Ok. Così li posso prendere, vero? Che cos'era quell'ingiustizia incredibile? Siamo fulminato. Non c'era neanche la... Cos'era tipo schiacciato? Cos'è? Era quel verso super curioso. Ok. Io penso che la cosa più intelligente da fare, oltre a usare ovviamente una vita per andare avanti, che cos'è? Aspetta, spunto dall'altra porta. Sto un po' iniziale. Avrei dovuto fare avanti e indietro. Sì. Aia. Che roba. Bella musichetta. Gentile che mi ha regalato. No. Ma cosa faccio? Aia. La sezione bullet time non me l'aspettavo proprio.
a farla. Dai. Porca miseria. Gli scudini sono OP, E poi cosa fa la caduta ninja pazzesca? Ok. Bel tiro. Oppa. Allora, no, a sinistra sicuramente ci sono cose nuove. Che scarso. Non dice niente sul canasto qua. Niente. Con uno scildino solo posso prendermene uno qua se non sbaglio. Infatti. E non si appiccica. Bravo. Ah, non serve a nulla. Qui te l'abbiamo tolto tutto. Ok. Ah, dopo il boss ancora violenza per noi. Pare normale che inizia a fare quel cavolo che ti pare. Ah, comincia da capo, dai. Perché quell'ascensore ha deciso di saltare. Saltare, salire. Quando ha deciso lui. I needed to get back on the moving lift. Stare sotto, direi. Questo mi creerà un sacco di dilemmi morali, capirci qualcosa poi. Ok, spero che starai fermo. Posso... The door was nailed shut, and my fingers were too large to get a decent grip on the planks. I needed something like a crowbar. Posso anche buttarmi sotto, poi ci riesco ad avanzare, ma a questo ascensore? Capisce qual è dove si va avanti e dove si va indietro? Aia! Vabbè.
My shoes struggled to grip the slippery wall. I'd need to keep jumping to climb it. Vado di nuovo qua. Cavolo. No, è un punto difficile questo. Good job. Porca miseria. Ma è un video molto bivio comunque questo qui. Era soltanto all'inizio. Prevedibile effettivamente. Vabbè, ok, almeno non è un video. Vabbè, però devo stare attento e non fare cazzate. Con calma. No, zero la slancio. Oh, che cazzo. Ok. E qui it's very difficult. Dai, non so. Un morone che fanno queste cose poi. Devo capire se mi prendeva. Purtroppo sì. Ah. Non avevo capito subito dove dovevo andare. Sono scarso, Oppa. Questo mette delle ore a chinarsi. Faccio del robo da combattimento super tecnologico 2000. Ok. Cavolo, devo aggrappare. Devi fare con la scarpetta. Ma avevo il dubbio che lanciandomi giù fosse tranquillo, però
Tutti raccolti e vai. Che cazzo cammini, ragazzo? Sono delle scale. Knock, knock, chuckled Mr. Silton. It's all right, we'll claim it on the insurance as accidental damage. Get me a new TV as well. Beh. I explained to them that I had found some of the old man's home videos, and the contents had shocked me. The dirty old bugger, interrupted Mr. Silton. But I didn't know what he meant, so I continued explaining about the nanobots, and Mr. Silton said we needed to get our sharpest minds on the case. Not you dipshit, he barked at Mr. Preston, we need to rescue Heather and her mum. I wasn't sure what Mr. Silton meant by rescue, but I thought I would leave them to clear up. The weather felt cold and ominous as we made our way back outside. Before we meet the others, I need you to help me get my stolen van back, explained Mr. Silton. It's going to be dangerous, and we need someone dependable. Expendable. The equipment was heavy, but I was happy to help pack the large boxes until Preston returned with what Mr. Silton called the mean machine. Musica epica. Ok. Tanto ombra e polvere. Il furgone del signor Silton. Ok. Mr. Preston seemed even more anxious than usual. At first I thought he just needed to use a toilet, but Mr. Silton explained that their old gang members lived around here. Somehow the money went missing when we robbed that post office, he continued. For some reason they thought we'd taken it, but, as he put it, why would we live in such a dump if we had a load of money? Although this clarified things for me, it certainly didn't calm Mr. Preston, who suggested we gotta move on. Don't worry, we'll be a matter of minutes. We just need to send Mr. Chips up there to have a look, said Mr. Silton as he pointed to a window high up the building. Go on, he said with a smile. Off you go then. Ok. Direi che per stasera abbiamo fatto abbastanza, un bel paio di capitoli. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima e vediamo come procedere questa strana storia. Ciao ciao a tutti!